Bentornati ragazzi nell'ultimo episodio della serie dove parliamo di ogni cintura e nell'episodio di oggi parleremo della cintura nera. Dopo aver passato la cintura bianca, la blu, la viola, la marrone, finalmente si arriva alla grande e desiderata cintura nera. Per molti rappresenta un traguardo, mentre per molti altri rappresenta soltanto l'inizio di una nuova avventura nel Brazilian Jiu-Jitsu. Che cos'è una cintura nera del Brazilian Jiu-Jitsu? Sei quasi considerato come una figura leggendaria, dove tutti portano rispetto verso di te. Infatti, una volta raggiunto la cintura nera e quando te la leghi addosso, tutti ti guardano con ammirazione, con rispetto. È come se tu fino a cintura marrone fossi quasi un novellino, ma quando prendi la cintura nera cambi il tuo status, diventi una persona con più importanza che tutti vogliono raggiungere, cioè prenderanno ancora più esempio da te o vorranno essere esattamente come te. Da dove arriva tutto questo rispetto verso questa cintura? Praticamente nel tempo che tu ci metti a prendere questa cintura tu potresti diventare un dottore. C'è chi ci mette 10 anni, c'è chi ci mette di più e c'è chi ci mette di meno. Quelli che ci mettono di meno di solito sono campioni mondiali o gente molto brava a lottare che per meriti sportivi cambia cintura più velocemente rispetto alle persone normali. La cintura nera comunque non è adatta a tutti, soltanto l'1 o il 2% delle persone che iniziano a fare Brazilian Jiu-Jitsu ci arrivano fino alla cintura nera. È un percorso lungo e molti si arrendono, la maggior parte alla cintura blu. Livello tecnico di una cintura nera. Ormai la cintura nera è passato tantissimo tempo sul tatami, quindi sa riconoscere quale zone deve evitare, quali sono i pericoli che affronta facendo determinati movimenti e quindi cosa deve fare per migliorare. Si mette lei in pericolo, come si dice. Cosa vuol dire? Che ad esempio se una cintura viola molto brava a fare la mezza guardia, lui se la fa prendere la mezza guardia e lavorerà da lì dove l'altra persona è molto forte, in modo da non dimostrare che è più bravo dell'altro riuscendo ad uscire da quella posizione, ma per sfidare se stesso, per cercare di migliorarsi e trovare nuove soluzioni ai problemi che gli possono capitare. Giustamente c'è chi dice magari vieni finalizzato da una cintura viola o una cintura marrone, ma quello non è più un problema, tu non hai più niente da dimostrare a nessuno, tu rimarrai sempre cintura nera e l'altra persona rimarrà una cintura viola e quindi niente più ego, perché quello che dovevi dimostrare l'hai già dimostrato nelle altre cinture e si va avanti a migliorare sempre di più. Arrivati a questo punto qua, una persona può prendere due strade: continuare a gareggiare, essere un agonista, gareggiando con le cinture nere, stando proprio sotto il proprio maestro, o invece intraprendere la via dell'insegnamento. Molti non sono portati a fare la gara, quindi preferiscono insegnare, si trovano più a loro agio, hanno un livello di comunicazione maggiore da poter trasmettere più tecnicamente. Non è sempre detto che una persona che è brava a fare l'atleta sia brava ad insegnare, quindi da qua si dividono tutte e due le strade. Si può fare tutte e due? Si può, è molto difficile, ma esempio io ci provo a farlo. La mia esperienza da cintura nera. Allora, da quando mi hanno dato la cintura nera, molta gente ha cambiato comportamento nei miei confronti, cercano di portarmi più rispetto ancora, magari persone che non mi conoscono, appena scoprono, wow, ma tu sei cintura nera, cercano di portarmi un rispetto anche al di fuori del tatami, cosa che io sono tranquillissimo con tutti, non voglio mettere paura a nessuno. Mentre parlando del tatami voglio dividere in due parti. Allora, la prima parte è la parte dell'insegnamento. Giustamente la gente si aspetta molto di più da te, anche se avevo già cominciato da cintura marrone a insegnare, la cintura nera la gente aspetta che tu sia perfetto in ogni tua tecnica. Giustamente chiami anche molte altre persone ad iniziare, perché avendo una cintura nera sul tatami e non una colorata, la gente ha più fiducia in te, crede di più in te, infatti è arrivata molta più gente a volersi allenare qui con me. Dal secondo punto, dal punto di vista delle gare, ho trovato molta varietà di persone diverse, gente che non avevo mai lottato prima, con stili completamente opposti, che mi ha fatto aprire gli occhi e voler esplorare ancora di più altre tecniche che non avevo mai provato prima.
È una cosa molto positiva, mi piace questa cosa, perché da cintura viola marrone praticamente lottavo l'80-90% delle volte sempre con le stesse persone. Quindi gli obiettivi non sono mai cambiati, cerco di arrivare sempre più in alto che riesco a migliorare il più possibile, portare i miei ragazzi in gara con me in modo che non solo io faccia da coach a loro, ma anche loro mi vedano lottare e vedono che il loro maestro li porta in gara con loro e quindi li incentivi ancora di più a dare il meglio. Questo qua era l'ultimo video della serie dove parliamo su ogni cintura. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quale video vi è piaciuto di più e quale vorreste un approfondimento ulteriore. Intanto mettete like, seguite il canale e ci vediamo al prossimo video. Us!